Un saluto di bentornato da Heavy Metal Heaven. Il nostro primo video del 2023 guarda indietro, al meglio di quanto abbiamo recensito nell'anno da poco terminato. Se il 2021 è stato un anno di sconvolgimenti per noi, con la fine della vecchia webzine e l'apertura di questo canale YouTube, il nostro 2022 è stato stabile, oltre che di crescita esponenziale. Per questo, dopo un anno di assenza, abbiamo deciso di rispolverare una nostra vecchia consuetudine, il Best of Request. Per chi ci abbia scoperto solo di recente, il concetto è semplice. Con questo video andremo a elencare quali sono stati i migliori dischi recensiti nell'anno solare 2022 su richiesta da parte di gruppi, PR ed etichette. Da tutti questi abbiamo deciso di escludere alcune riedizioni di dischi famosi che abbiamo analizzato lo scorso anno e ovviamente i rifacimenti di recensioni delle vecchie webzine. Tutti gli altri però erano papabili, compresi quelli usciti a fine 2021 di cui ci siamo occupati a inizio anno. E anche quei pochi provenienti da mondi lontani dal metal vero e proprio. Se li abbiamo recensiti, è giusto anche considerarli qui. Come nei vecchi Best of Request, inoltre, abbiamo diviso gli album in categorie. Andremo a riepilogare i migliori dischi italiani, i migliori dischi esteri, i migliori EP, demo e mini album e dischi con le migliori copertine, oltre a una piccola appendice finale. In ogni caso, in nessuna di queste classifiche ci dilungheremo come nelle nostre solite top 10, se non altro perché abbiamo parlato nel dettaglio di ognuno di questi dischi nelle rispettive recensioni, che troverai sempre in alto a destra per ogni punto in classifica. E proprio nello spirito del non dilungarci troppo, partiamo pure col Best of Request vero e proprio. Al 10° posto della classifica dei migliori album italiani recensiti nel 2022 da Heavy Metal Heaven trovano spazio i Solitudo con Hegemonicon. Breve ma intenso album symphonic black, a gennaio ci aveva conquistato col suo alto spessore artistico. Giusto un filo sopra si piazza Ovunque distruggi degli Hate. Nella musica di questo misterioso duo nostrano, sludge, doom, post, noise e tanto altro ancora si mescolano in un suono descrivibile come puro nichilismo e non serve altro per entrare in classifica. Quasi allo stesso livello dei due precedenti, per l'ottava piazza abbiamo scelto, giusto per puro gusto personale, Il culto dell'agonia dei romani Ulfetenar. Di nuovo black, di nuovo metal cantato in italiano, l'unione tra le due caratteristiche formano un disco incisivo al massimo che ha attirato molto la nostra attenzione nella seconda metà dell'anno. In una classifica finora dominata da suoni estremi, la 7ª posizione è occupata dai Violet Blend. Forse il loro hard rock alternativo e sinfonico non sarà proprio considerabile metal, ma Demons rimane un album a un passo dal capolavoro, un must di quest'anno per chi ama questi generi. Subito prima della metà della top 10, ecco quindi una vecchia conoscenza dei Best of Request, i Colonnelli, con iniezione meccanica continua. Anche i dischi precedenti erano finiti nelle classifiche dei rispettivi anni. L'esordio Verrà la morte e Avrai i tuoi occhi era addirittura sul podio del 2016, e con ragione. Anche col terzo album, il trio di Grosseto conferma il suo thrash groove metal su altissimi livelli. Il 5° posto torna ancora di più verso l'estremo coi Discordance e il loro Vertex. Il technical death metal è difficile da suonare, non solo per motivi tecnici, ma soprattutto perché renderlo interessante non è alla portata di tutti. Questo gruppo di Ferrara fa però anche di più, dando alle proprie composizioni una musicalità davvero inusuale ma molto affascinante. Ai piedi del podio si piazzano gli Assumption. Hanno un membro sloveno, ma base in Italia, quindi meritano di essere inclusi in questa classifica, e anche così in alto. Il loro secondo album, Adeant Tides, è un piccolo capolavoro tra funeral, doom e death, così penetrante che per giusto un'incollatura manca il podio. Tra i tanti che dimostrano la ricchezza dell'underground italiano, la medaglia di bronzo va invece a un nome storico come Cadaveria, che però, nonostante la lunga carriera, con Emptiness si dimostra grandiosa in fatto di freschezza, ispirazione e capacità di suscitare pathos. Il risultato non è solo un vero gioiello, ma anche il disco che, probabilmente, ci ha emozionati di più in quest'anno di recensioni. A mettere il sigillo definitivo su quanto buona è stata l'annata del black metal italiano c'è anche la seconda posizione, occupata da Kay della one man band ligure Colossus. Non è solo un disco che riesce a innovare il genere senza però distaccarsene, è anche ispiratissimo e di gran coraggio. Tuttavia, un album è riuscito ad andare oltre sia per spirito innovativo che per qualità delle idee.
Il miglior disco nostrano recensito da Heavy Metal Heaven nel 2022 è stato Universo 25 dei Decadenza. Col suo doom post-metal dall'animo rock italiano ha delle atmosfere davvero da urlo. Si rivela anche per questo un vero gioiello nel suo genere e non solo. Nella 10ª posizione della classifica dei migliori album esteri recensiti nel 2022 troviamo i thrasher tedeschi Necronomicon, con loro The Final Chapter. Band dalla carriera tanto lunga quanto sottovalutata, è difficile capire perché siano ancora tanto underground, vista la qualità della loro musica. Ci spostiamo giusto di poco a livello stilistico e anche geografico con la 9ª posizione, occupata da To Find Deliverance degli Species. Suonare thrash oggi in maniera incisiva è difficile, ma tra entusiasmo giovanile e tanti flussi progressivi, questo gruppo polacco ci riesce molto bene. Il thrash domina ancora all'8º posto, con un gruppo che non ha bisogno di presentazioni. I mitici Ratos de Porão e il loro Necropolitica. Anche per una band con una carriera così lunga, suonare freschi e ispirati non è un compito semplice. I brasiliani però sanno ancora bene come rendere vivida la propria rabbia. Anche la band che occupa la 7ª piazza ha conseguito una certa fama. Parliamo degli Al Namrud e del loro Worship the Degenerate. Breve ma intensissimo, col suo black metal furioso ma al tempo stesso medio orientale, unisce originalità e qualità in un album che non può lasciare indifferenti. Il disco al 6º posto, The Jokes Are Overs dei Bottlecopf, di originale ha invece molto poco. Ma il risultato non cambia. Il suo death and roll risulta lo stesso molto efficace e pesante e porta questa band polacca sulla soglia del capolavoro. La stessa soglia viene varcata a metà classifica da Shade Without Color dei Ghost Host. Arduo descrivere la musica di questi ungheresi, tra prog, post-metal e tante altre influenze diverse. Più facile invece riconoscerne la bravura nel mescolare tutto ciò in qualcosa di così consapevole e grandioso. In 4ª posizione, ma giusto per un pelo, si piazza Songs for the Weary, esordio dei polacchi Grieving. Anch'esso breve ma intenso, racchiude in sé il meglio di quanto il doom metal è mai stato e lo fa con una classe tale che gli vale i piedi del podio. In pratica, le ultime 3 posizioni viste finora sono sullo stesso livello, ma per la medaglia di bronzo la spunta Scales and Details dei finlandesi Somehow Joe. Tra rock e metal progressivo, con una grande sensibilità e soprattutto una musicalità molto difficile da trovare nel genere, è senza dubbio uno degli album dell'anno per ogni amante di questo stile. Lo stesso discorso vale ancora di più per il disco in 2ª posizione, Trepidation della one-man band belga Stigmord. Non solo dimostra il grande stato di salute del prog a livello internazionale, quello arricchito di doom, groove, post-metal e tanto altro del progetto è davvero eccezionale, tanto da non aver bisogno neppure del cantato per esprimersi appieno. Tuttavia, l'album che sale sul gradino più alto del podio è persino più espressivo. Il miglior lavoro estero recensito su Heavy Metal Heaven nel 2022 è Martaiden Malta dei Marasmieli. Nonostante sia black metal, attraverso melodie e tocchi folk riesce a condurti in un meraviglioso viaggio fatto di calore, malinconia, epicità e tantissimo altro, che lo rendono un assoluto splendore. Alla posizione numero 10 tra i migliori EP, demo e mini album recensiti nel 2022 qui sul canale, c'è un album che di metal non ha proprio nulla, Il Chaos dei lucchesi Acid Brains. Seppur ancora un po' da mettere a punto, il loro mix di punk e alternative ci ha fatto buona impressione, tanto da meritare questa classifica. Sono italiani anche gli occupanti del 9º posto, ossia i Black Hamada con Finis. Il loro doom post-metal atmosferico e semi-strumentale non è un genere per tutti, ma questa giovane band romana lo affronta in maniera già parecchio matura, oltre che promettente. L'8ª posizione è quindi occupata da Tristesse degli Sweeping Death. Autori di un progressive metal che aggiorna le origini del genere degli anni 80 con tanto di forti influssi heavy, questi tedeschi ci hanno colpito molto quest'anno, anche con le sole 3 tracce del loro EP. Il mini album che trova spazio al 7º posto è diviso a metà. Parliamo di Vzcelush, split album tra Angst e Chort. Al suo interno, 2 band polacche con 2 differenti visioni del black metal si alleano per un album ottimo, che rende curiosi a proposito di entrambe.
La sesta piazza è occupata quindi dal primo EP d'esordio in classifica, The Body Keeps the Scores degli Illa. Nonostante la giovinezza, questi danesi riescono a evocare bene la malattia, che è la traduzione letterale del loro moniker, attraverso un brevissimo ma graffiante connubio di groove, hardcore e nichilismo. Finora in nessuna classifica avevamo citato il gothic sinfonico con voce femminile, forse perché è un genere un po' in decadenza. Qualcuno però sa ancora come suonarlo bene. Lo dimostrano gli Everlast, in quinta posizione con The Tale of the Noble Knight. Il genere è sempre quello, ma questo ensemble della Lettonia riesce a interpretarlo con pochi cliché e tanta ispirazione. Ai piedi del podio si piazza quindi una vera e propria stranezza in musica, Bugaboo Alley della one-man band capitolina Damna. Siamo dalle parti della pura avanguardia, e non solo perché il disco è realizzato solo con voce e computer. Soprattutto la natura schizofrenica della sua musica lo rende davvero folle, il che non gli impedisce, ovvio, di funzionare a meraviglia. Rimaniamo ancora in Italia per la medaglia di bronzo, conquistata dai sassaresi Even Flow con Mediterraneo. Il loro progressive metal sarà anche classico, ma il suo spirito positivo e la grande cura lo rendono speciale, abbastanza se non altro da meritare un posto così in alto. Dopo qualche posizione in cui ha latitato, il metal estremo torna per il gradino di mezzo del podio, su cui lo porta End of Ordovicia dei Silurian. Niente più che un altro esempio di come il death metal tecnico, in questo caso di influenza black, possa essere anche musicale. Si rivela il migliore EP d'esordio di cui ci siamo occupati quest'anno. Tra tanti EP di alto livello ce n'è stato uno, però, che ha svettato su tutti. Il miglior disco breve recensito su Heavy Metal Heaven nel 2022 è Moon Zoo degli Aswut. Sono spagnoli ma cantano in tedesco, imitando i Rammstein in chiave anche più ignorante e tamarra. Soprattutto però lo fanno in maniera ispirata, senza risultare una copia sterile. È questo che ce li ha fatti preferire per la vittoria finale. L'ultima tra le 10 copertine migliori dei dischi recensiti su Heavy Metal Heaven nel 2022 non è tanto bella quanto peculiare. Parliamo di quella di Inert and Unherring dei Blackstar romeni Genine. È solo una vecchia foto, ma molto particolare e anche suggestiva, per questo l'abbiamo scelta per la classifica. Più apprezzabile in senso classico è l'artwork in nona posizione, dove trova spazio la power metal band americana Planeswalker e il suo Tales of Magic. Forse qualcuno potrebbe trovarlo molto semplice, ma anche questo secondo noi è uno dei punti di forza che lo rendono magico. All'8° posto c'è il primo gruppo già citato nelle precedenti classifiche. E che gruppo, visto che parliamo di nuovo di Martaiden Maita dei Marrasmieli. Se la musica primeggiava tra i dischi esteri, la copertina è in più in basso. Ciò non toglie che al pari della musica, anch'essa si rivela molto suggestiva. In 7ª posizione c'è invece un disco che non abbiamo amato, Body Forth, EP dell'ensemble metalcore statunitense The World Without Us. In compenso però l'artwork ci è piaciuto da subito, colorato, acceso e accattivante com'è. La 6ª posizione è appannaggio di un'altra band già vista, anzi due. Appartiene allo split EP Vshelush. Anche esso è piuttosto semplice, uno stile figurativo e una realizzazione magistrale ce l'hanno però fatto apprezzare quanto l'album. Lo stesso discorso vale anche per la 5ª posizione, dove troviamo di nuovo gli Assumption con Hidden Tides. In questo caso non ci sono solo bellezza e suggestione, ma anche oscurità e pesantezza, caratteristiche perfette per accompagnare la musica del gruppo. La 4ª posizione va quindi alla copertina più surrealista dell'intera classifica, quella di Scales and Details dei Somehow Joke. Ultima tra le band già citate in altre classifiche, brilla molto anche con questo artwork. Come direbbe un anglofono, l'unica parola con cui si può descrivere è mind-blowing. Torniamo in Italia per il gradino più basso del podio, dove troviamo supernove che fanno bang dei Barbari. Forse non aiuta a capire che questo gruppo mantovano suoni stoner rock, ma il suo mistero senza scritte e uno stile oscuro di altissimo livello contribuiscono a rendere questo artwork grandioso. Chi ha scritto questo video adora le copertine paesaggistiche, ma quest'anno di davvero belle ne abbiamo ricevute poche. Fa però eccezione quella di Traces degli Ash of Ashes, al 2° posto. Il folk metal del duo tedesco non sarà caldissimo, ma l'artwork ispira proprio questo sentimento, e lo fa alla grande. Le montagne dominano anche nell'opera d'arte sul gradino più alto del podio. L'album con la miglior copertina recensita su Heavy Metal Heaven nel 2022 è quella di The Great White War degli Orc.
Già splendido di suo, assume un valore ancora più alto quando si capisce il simbolismo legato al concept del disco sulla Prima Guerra Mondiale. Da questo punto di vista è un artwork allo stesso tempo terribile, brutale e meraviglioso. Siamo quasi alla fine, ma prima di concludere davvero, come nei vecchi Best of Request, una piccola citazione va anche alle retrospettive storiche di quest'anno. Nel 2022 abbiamo celebrato i 30 anni di A Blaze in the Northern Sky dei Darkthrone, il primo influentissimo album della scena black metal norvegese. Lo stesso anniversario per Images and Words dei Dream Theater, il disco perfetto che ha definito i canoni del progressive metal più tradizionale. Il ventennale di The Mantle degli Agalloch, non solo molto influente sulla scena metal americana, ma anche un vero gioiello di pura trascendenza. I 40 anni di black metal dei Venom, disco fondamentale per piantare i primi semi del thrash, del black e in generale del metal estremo. In più abbiamo festeggiato anche i 10 anni dell'omonimo esordio della doom metal band indiana Beaver Sea, la prima di una serie di retrospettive underground che nel 2023 comincerà ad allungarsi. E con questo abbiamo finito davvero. Quali sono stati i tuoi album preferiti usciti nel 2022? Faccelo sapere qui sotto nei commenti. In ogni caso, se il Best of Request ti è piaciuto, ti invitiamo a mettere like, condividerlo, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche per essere sempre al corrente dei nostri nuovi video. Puoi inoltre venirci a trovare su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link sempre qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!